E buongiorno, sabato 30 maggio 2026, anche oggi insieme per un nuovo hike qui nella bella Baviera. Oggi facciamo un po' meno di 20 km da Benediktbeuern, che è un bellissimo paesino della Baviera storico con una bella abbazia che visiteremo più tardi, molto antica, risalente a prima dell'anno 1000, e fino al Kochelsee, che è un bellissimo lago alpino qui vicino. Per appunto questo hike di oggi abbiamo lasciato la stazione di Benediktbeuern, abbiamo parcheggiato lì e stiamo attraversando il paese le prime centinaia di metri sul nostro hike. Sono le 7:10 del mattino e andiamo. E i nomi delle strade qui hanno tutti i nomi di santi, papi, eccetera, come in questo caso Bonifatiusstraße, che appunto è stato il primo missionario apostolo dei tedeschi che nel 739 d.C. ha consacrato la prima chiesa del monastero di Benediktbeuern. E dopo meno di 2 km dalla partenza, già il primo assaggio di natura. A freschetto farà circa 10 gradi. E lasciamo adesso Benediktbeuern per continuare verso il Kochelsee. Percorso blu, non troppo complicato. E anche qui si sente forte l'odore di aglio orsino, questa stupenda pianta dal sapore di aglio ma più delicato, che qui è molto conosciuta e invece a Roma, almeno da dove vengo io, non è usata. Magari non c'è, non lo so, è alpina. Ecco, queste sono foglie di aglio orsino che odorano forte di aglio e si mangiano così, tagliate, lavate e con un po' di sale e olio, buonissimo, anche sul pane, insomma, come una bruschetta. E laggiù in lontananza l'abbazia di Benediktbeuern, non so se si vede, lì da quelle parti circa, lì, a cui poi torneremo alla fine del nostro hike. Attraversamento Ruscellino, e guardate che bella gola che dobbiamo attraversare su un ponticello. Spero che si veda la profondità, non so se dalla camera si apprezza, ma è molto profonda, è come si dice, un orrido veramente inquietante da vedere, mette una certa inquietudine, ecco, ma è molto bello. E qui un altro ponticello, solo che un po' più wild di quello di prima. Bello, veramente bello, un percorso fresco nella natura, non complicato, bello. Mi sta piacendo molto e come sempre trovate tutti i link e le informazioni nella descrizione del video. Il link al percorso Komoot, a tutte le caratteristiche tecniche e a tutte le informazioni che vi possono servire se volete ripetere questo hike da soli. Vai! E attraversiamo uno di questi portali per evitare alle bestie di
uscire ma agli uomini di passare. E qui siamo nel mezzo di una pista da sci, chiusa ovviamente. E continuiamo. E abbiamo fatto 7 km e 330 metri, mancano 12 km e 600 metri. Il nostro orologio dice che li faremo in poco meno di 3 ore. E la strada continua. Adesso passiamo in mezzo a una mandria di vacche che mi mette sempre un po' di inquietudine, perché sono animali pacifici, sì, ma comunque sono centinaia di chili di bestie, quindi pacifiche sì, ma innocue no, e bisogna sempre mantenere una certa distanza e rispetto, quindi attraversare sì, ma senza innervosirle, perché appunto possono anche involontariamente con la loro massa fare male. Siamo sopravvissuti, ci hanno guardato con sospetto, ma sono rimaste pacifiche. Noi veramente dovremmo andare verso Coquelamsé, ma facciamo una piccola deviazione, andiamo a vedere il punto panoramico con l'Aite, cioè perché no? E siamo arrivati al paesino di Coquelamsé. E Massimiliano II, re di Baviera, dice di questi posti: ho compiuto molti viaggi meravigliosi in terre lontane, ma nessuno mi ha dato una soddisfazione così duratura e profonda come questo attraverso le foreste e le montagne della mia terra. Insomma, bello come casa non c'è nessun posto. Questo lo diceva anche Dorothy nel Mago di Oz, parlando del Kansas. Quindi vale anche per la Baviera, non solo per il Kansas. E lasciamo Coquelamsé e il Coquelsee e adesso torniamo verso Benedict Boyern e attraverso una palude, qua dice, una Moor. Questa è una stazione di misurazione dell'altezza del fiume. E mancano ormai meno di 6 km, 5 km e 600 metri. In un'oretta siamo lì, insomma. Si è un po' annuvolato, che è un bene, perché sotto il sole diretto questa strada potrebbe essere molto faticosa. E manca ormai veramente poco. Wow, mette impressione. E siamo arrivati al paese di Benedict Boyern. E nell'agosto del 2023 c'è stata una grandinata violentissima che ha causato
milioni e milioni di euro di danni alla basilica di Benedict Boyer, e si vedono ancora adesso, a distanza di anni, i lavori in corso per la ristrutturazione. È stata veramente una grandinata tremenda che ha preso anche Monaco, che è molto più a nord, diversi chilometri più a nord. Ecco, Breustuber già ci piace, magari ci beviamo qualcosa. Alla salute e alla felicità di chi ci vuole bene e alla facciaccia di chi ci vuole male. E la nostra birretta, una Spaten, ce la siamo bevuta, abbiamo fatto il brindisi e adesso si arriva alla stazione, mancano poche centinaia di metri. E anche oggi ce l'abbiamo fatta, 21,3 km in poco meno di 5 ore e mezza. Grazie di nuovo di cuore di essere stati con me, mi avete fatto tantissima compagnia. Come sempre tutti i dettagli tecnici, il link al like e al percorso Komoot e tutto il resto in descrizione del video. Spero che il like vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!